Cosa accomuna il compositore barocco Handel, Whitney Houston e i Doors? Un sospiro. Nel 1711 un 25enne tedesco, reduce da un lungo viaggio in Italia, mise in scena al Queen's Theatre di Londra il Rinaldo, una delle prime opere in italiano rappresentate a Londra. Così Handel lanciò la moda dell'opera italiana nella città anglosassone. Nel Settecento questa moda si sarebbe diffusa in tutta Europa. Una delle arie più belle e famose di quest'opera è Lascia ch'io pianga. Almirena è stata appena imprigionata dal carceriere Argante e piange la sua libertà perduta. L'aria utilizza le pause in maniera molto espressiva. Le pause spezzano la linea vocale come fossero dei singhiozzi o dei sospiri. Questo è uno degli infiniti modi in cui in musica si può usare una pausa, ovvero la rappresentazione grafica del silenzio. Alla fine di questo video vedremo come artisti di ogni tempo hanno impiegato le pause musicali per generare gli effetti psicologico-espressivi più disparati. Ma per ora sappiate che questo modo in particolare di usare il silenzio veniva definito nella teoria musicale del Seicento suspiratio. Questa tradizione, che fa leva su precise strutture percettive della mente umana, continuerà lungo tutta la musica occidentale fino ai giorni nostri e si ritrova anche nella musica pop contemporanea. L'ascoltiamo per esempio in Someone Like You di Adele, in cui la cantante piange un amore perduto. Adele inserisce queste pause musicali che non coincidono con le pause sintattiche e in questo modo rendono la linea del canto spezzata, ansante, quasi come se la voce cantasse tra i sospiri o addirittura i singhiozzi del pianto. I heard that you're settled down and you found a man and you're married now. Ma quando nasce la sospiratio? E in quali altri modi si può impiegare una pausa musicale? E cosa c'entrano i Doors con tutto questo? Mettete mi piace e iscrivetevi al canale perché sta per iniziare una nuova puntata di... Ora arriva? Un secondo? Dovrebbe arrivare adesso. Non so per... Ciao, io sono Francesco e sul mio canale parlo di musica. Come vedete, di video da recuperare ne avete molti. Se volete farvi un po' di cultura musicale, siete nel posto giusto. Iscrivetevi al canale, mettete mi piace. Sì, lo so che l'ho detto un secondo fa, ma scommetto che nessuno di voi l'ha fatto. Come al solito, un ringraziamento speciale a tutti i donatori e gli abbonati. La sospiratio consiste nell'interruzione di una melodia al fine di rappresentare l'esitazione del parlante, l'insorgere di un sospiro per un eccesso di emozione o un singhiozzo che spezza il discorso musicale. Insomma, è un modo di usare le pause che comunica un grande senso di struggimento. La prima opera a citare la sospiratio è un'opera che alcuni di voi conosceranno bene. Sto parlando naturalmente della Musurgia Universalis di Athanasius Kircher. In realtà si dovrebbe pronunciare Kircher, ma in Italia spesso si pronuncia Kircher. Comunque, questo tizio aveva un gusto molto sobrio per i titoli, e infatti intitola la sua opera Musurgia Universalis, sive ars magna consoni et dissoni in decem libros digesta. Il primo volume è solo il titolo dell'opera. In questa monumentale opera, in 10 libri, pubblicata a Roma nel 1650, il gesuita Athanasius tratta della musica in ogni suo aspetto, dalla struttura dell'orecchio alla musica delle sfere celesti, fino al canto degli uccelli. Bicche 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 bic, glu glu glu. Pare incredibile, ma questo tizio è passato alla storia. In realtà, scherzi a parte, questa singola pagina dell'opera di Athanasius Kircher ha influenzato generazioni di musicisti, da Rameau a Beethoven fino a Messiaen. Vorrei fare una digressione per darvi un'idea dell'importanza di quest'opera nella storia della musica. Partiamo da Il Signore degli Anelli.
Qualcuno di voi forse avrà notato che nella colonna sonora del Signore degli Anelli il tema dell'anello è circolare, sale e scende, gira intorno a una singola nota e in questo modo rappresenta la circolarità dell'anello. Geniale, direte voi. Ma sappiate che prima del Signore degli Anelli, nell'Ottocento, c'era stato un altro colossal, anch'esso particolarmente amato dai giovani di destra, e che aveva sfruttato ugualmente questo meccanismo. Sto parlando della tetralogia di Wagner, L'Anello del Nibelungo. 4 opere liriche in tedesco della durata di 15 ore, molto di più della Special Extended Edition di Peter Jackson, ma ugualmente piene di anelli magici, draghi, nani e tutte quelle cose che piacciono ai nerd. Anche in Wagner il tema dell'anello era già circolare, iniziava e finiva sulla stessa nota, rappresentando musicalmente la circolarità. Nella storia della musica, centinaia di composizioni rappresentano la circolarità in questo modo, ma se seguite questa scia di composizioni e tornate indietro fino al primo esempio di questo tipo, approderete proprio alla Musurgia Universalis, che per la prima volta parla di questo meccanismo compositivo definendolo, con grande fantasia nella scelta dei nomi, circulazio. Pazzesco, eh? E pensate che non ho ancora iniziato a parlare delle pause. Nel tomo secondo, libro ottavo, intitolato Musurgia Mirifica, Athanasius contribuisce a creare quella che nel barocco veniva definita teoria degli affetti musicali. Elenca una serie di figure retoriche musicali, tra cui proprio la sospiratio. La sospiratio, quando attraverso le pause esprimiamo i sentimenti dell'anima con gemiti e sospiri, e anche la sospiratio esprime con naturalezza le emozioni dell'anima sospirante attraverso le pause dei vari sospiri. La sospiratio nella musica antica spesso veniva utilizzata anche per spezzare proprio la parola sospiro. Lo ascoltiamo per esempio in Aureliete di Giulio Caccini, tratta dal Fugilozio musicale del 1613. Un altro esempio celebre di sospiratio è l'aria Addio Roma, tratta dall'opera attribuita a Claudio Monteverdi, L'Incoronazione di Poppea. Ottavia viene imbarcata su una nave e dà il suo addio a Roma. Le pause interrompono il discorso musicale come dei singhiozzi. Nell'ambito della musica pop contemporanea potremmo citare I Will Always Love You di Whitney Houston. Nella canzone due amanti si separano e lei tra i singhiozzi del pianto rassicura lui, dicendogli che lo amerà per sempre. L'uso delle pause è molto espressivo e interrompe soventemente il discorso musicale, determinando un andamento ansante interrotto. If I should stay, I would only be in your way. Naturalmente questa modalità può essere calata facilmente nella musica strumentale. Ascoltiamo un esempio su tutti, il famosissimo Lacrimosa dal Requiem di Mozart. Notate il modo in cui Mozart utilizza le pause. È un andamento lacrimoso, singhiozzante, sospirante. Ma ci sono molti altri modi di impiegare i silenzi in musica, infiniti modi. Un modo, per esempio, è quello di associare un'interruzione a un concetto, per esempio quello della morte o dello svanire. Lo notiamo nel compositore rinascimentale Verdelò, nel madrigale Con suave parlar, in cui la donna amata compare in sogno ma poi svanisce improvvisamente. Verdelò inserisce questa pausa per rendere attraverso il silenzio l'idea dell'assenza e dello svanire. È una figura retorica che potremmo definire abruptio. Abruptio, non Abruzzo, state attenti.
Abbiamo citato Verdelò, un compositore molto importante, pensate che collaborò molto con Machiavelli e compose i cori della famosa opera teatrale Mandragola. Fun fact, in Italia era noto come Verdelotto, che è un nome molto buffo. Ma torniamo ancora più indietro, al Medioevo. Nel 1377 il compositore francese Andrieux compone una ballata in commemorazione della morte di un altro compositore francese, De Machaut. Notate la pausa che Andrieux inserisce dopo la parola morte, è un silenzio improvviso, un'interruzione che rappresenta proprio la morte. Nel 1967 i Doors useranno una pausa in modo molto simile alla fine di The End, la fine. La voce si interrompe proprio dopo la parola die, morire. La musica rimane sospesa, interrotta, bloccata per qualche battuta prima della risoluzione finale. In questo modo i Doors rappresentano l'idea della fine, della morte. Abbiamo visto un esempio di abruzzo, di abrupzio, ma le pause possono anche essere usate per creare un effetto di sorpresa proprio prima del finale di un brano e in questo modo rendere la risoluzione del brano stesso ancora più enfatica. È una figura retorica che alcuni trattati definiscono aposiopesi, una sorta di reticenza. È quello che fa Handel nel famoso coro Alleluia, tratto dal Messia. Ci lascia per un secondo con il fiato sospeso prima della risoluzione. Qualcosa del genere faranno anche Simon & Garfunkel in Sound of Silence, il suono del silenzio. Alla fine della canzone la piccola pausa dopo Sound prepara la risoluzione e allo stesso modo rappresenta proprio il silenzio a cui allude il titolo. And whispered in the sounds of silence. Come abbiamo visto, la musica antica occidentale, attraverso la teoria degli affetti barocca, rielabora un sostrato percettivo intersoggettivo che si basa su caratteristiche universali della vocalizzazione umana. Il pianto, con il suo andamento singhiozzante e spezzato, oppure la teatrale reticenza prima di una conclusione. Il video volge al termine, ma qual è la cosa più importante che abbiamo imparato oggi? Forse che la gallina fa glu glu glu. Grazie Athanasios, il tuo contributo alla storia della musica è stato fondamentale. Iscrivetevi al canale, potete anche donare su YouTube o Ko-fi, potete abbonarvi al canale e sostenermi mensilmente su YouTube o Patreon e io vi saluto, alla prossima, anzi, alla prossima.